Buongiorno, e mentre la Sere si sta finendo di pettinare e di bere il suo caffè, io vi do il buongiorno oggi da un posto non troppo wild qua in Norvegia, perché dopo la visita di Bergen eravamo stanchi e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato il primo posto wild qui sopra Bergen e sinceramente non ci è andata troppo bene, perché effettivamente non è veramente troppo wild, perché è il parcheggio dell'Ikea a Bergen. Ma che spettacolo! Ebbene sì, amici, ci siamo fermati a dormire nel parcheggio dell'Ikea prima di ripartire stamattina per una nuova emozionante avventura che ci porterà, specialmente per me, a vedere probabilmente uno dei posti più panoramici qua in Norvegia. E come buongiorno stamattina subito in una strada a pagamento. Così, tanto no, per... qui in Norvegia, come sapete, come tanti di voi che vogliono fare o hanno fatto questo tipo di viaggio avranno saputo, le strade non sono tutte libere così come in Danimarca, in Svezia. Ci sono parecchie strade, diciamo sullo stile autostrade o strade panoramiche o tunnel o traghetti che sono a pagamento. Come si fa per pagare le strade qui? A parte che ci sono tutte telecamere, tag ovunque per prendere le targhe, però normalmente quello che si fa è, prima di partire, prima di venire qui in Norvegia, fare una specie di contratto. Nel nostro caso abbiamo fatto il contratto con Autopass sul sito di Autopass 24, solo che da inesperti abbiamo fatto una cavolata, perché non ci siamo fatti arrivare a casa quello che per noi sarebbe come il telepass, che qui lo chiamano il BIS, il tag che si attacca per avere l'accesso automatico sul parabrezza, e quello lì normalmente si richiede, te lo spediscono entro 15 giorni. Noi ci abbiamo pensato un po' all'ultimo, non eravamo più in tempo e quindi abbiamo fatto il semplice contratto con addebito in conto attraverso della lettura della targa del furgone. Così facendo però non abbiamo diritto prima di tutto a degli sconti che invece applicano quando si fa il contratto del telepass, e fin lì vabbè. Però la cosa che ci risulta difficile qui in Norvegia è capire effettivamente quali sono le tratte nella quale ti addebitano o meno, e tantomeno Google ti dice quanto è il pedaggio eventuale, l'importo da pagare per veicoli sotto i 6 metri e per veicoli dai 6 agli 8 metri. Sì, perché c'è sempre questo dettaglio anche del peso e della lunghezza. Diciamo che è tutto dato un po' al caso. Quindi amici, se avete intenzione di venire da queste parti, prima di tutto organizzatevi e fatevi arrivare a casa il telepass norvegese, che poi è anche europeo, perché Autopass 24 vale in Europa in generale. Anche oggi siamo partiti con l'idea di fare un po' di strada per arrivare ad un famoso viewpoint, un punto panoramico, lo Stegastein Viewpoint, che anche quello prevede una strada di 85.000 tornanti, stretta, di quelle un po' da ansia per arrivarci. Però il problema è che comunque c'è il tempo che ci mette sempre bastoni tra le ruote, perché qui è tutto nerissimo sulle montagne e quindi stiamo andando in là, ma siamo un po' indecisi se realmente andare su o meno. Che dici? Io dico di andare, no matter what, comunque sia. 1 minute 37 seconds later.
Stiamo già percorrendo la strada dei 25 tornanti. Meno male che ogni tanto c'è qualche piazzolina contrassegnata da una M blu che dice ops. Opla. Le ultime parole famose, dicevo, meno male che ogni tanto c'è qualche piazzolina per dare passaggio a chi viene in senso contrario, perché ovviamente la strada è strettissima, non andare avanti perché c'è il fossetto, Ale. E la strada ovviamente, queste sono le M per le piazzolette, la strada, guarda quest'albero com'è sporgente, qui se viene giù. Corre lungo tutto il fiordo con questa vista pazzeschissima che c'è. Adesso c'è un lassette, nonché un tornantozzo. Cioè, con le pecore in mezzo via alla strada, che brucano e via. Vai, non c'è nessuno. Buongiorno, qui con la ventola che va a manetta del Cingon per aver fatto questa salita da Cardiopalma e c'è ancora il DG che gli sudano le mani. Bravo! Cosa faccio per amore? Siamo finalmente arrivati in cima, quindi allo Stegarstein Lookout, punto panoramico super tecnologico perché c'è una passerella di legno e cristallo che si affaccia proprio sul fiordo. Uno di quei posti che dici meno male che sono riuscita a venirci su perché sicuramente ne vale troppissimo la pena. Mamma mia, che posto! Allora, il posto te l'ho suggerito io, però avendo guidato te, il merito ce l'hai te, ho capito. Dai. Meno male. Sicuramente uno dei panorami più belli che siamo riusciti a trovare da quando siamo partiti. Peccato che una volta arrivati qui in cima sta piovigginando e c'è questa nebbiolina, però fa ancora più effetto l'ambiente. Non sarebbe un ambiente norvegese se non ci fosse questo clima un po' così, un po' tetro. Altro giro, altra corsa, altro traghetto. Abbonatevi, anzi no, iscrivetevi al canale. Che figata di panorama, aspetta un attimo. Spettacolissimo. Sono gli alberi che mi coprono la visuale. Adesso guarda, si rilibera, guarda. Fiordo stupendo. E quindi c'è già l'ingresso di un altro traghetto. Fra 900 metri, così, pum pum. Faccio vedere. Facciamolo vedere. Aspettateci. Eccoci. Direzione ovest verso Riksväg 5. Arriviamo? A destra e prendi Riksväg 5. Poi prendi il traghetto Manneller-Fodnes. Solita Prendi il traghetto incognita. Manneller-Fodnes. Riksväg 5. Questo non è proprio Continua norvegese, su Riksväg 5 ragazzi. per 3 chilometri. E via.
Tac. C'è da dire che tempo non se ne perde, tempo zero, appena saliti si parte immediatamente con un traghetto quasi vuoto questo, sempre bello grosso. Meglio pochi ma buoni. E te la giacca pensi di avere i calori con 5 gradi? Ma io raga, più sto qua in Norvegia, più sto diventando un vichingazzo di quelli proprio Ma da paura. vichingazzo? Adesso mi cresceranno capelli anche lunghi, biondi, fino di mono alle spalle. La barba, l'importante è che non ti cresce qualcos'altro. Mi sa che questo traghetto è elettrico perché non si sente nessunissimo rumore di motori, però me ne rendo conto adesso perché c'è una calma surreale facendo questa traversata. GoPro, accenditi. Io l'ho nominato il paese delle gallerie, perché c'è una galleria ogni 100 metri e le gallerie, come abbiamo già detto, sono ma minimo 7 km fino ad arrivare a 18 km. Sono costruite in un modo che non c'è una goccia di acqua di infiltrazione dentro le gallerie. Uscita direttamente sul Fjellandfjord. Qui ogni metro che si fa è un panorama mozzafiato. Poi quando si trovano queste piazzole apposite dove ci si può fermare per godersi il panorama in tutta tranquillità senza farlo fuori dal furgone con la GoPro facendo le acrobazie, vero DG? Vero sì, vero Sere, però capisci che poi, cioè, mi trovi a dire quando dico pazzesco, cioè quale altro aggettivo? Trova degli altri sinonimi, ora studiamo il dizionario. Incredibile! Ok. Meraviglioso, stupefacente! Esatto. Ma che bellezza! Ma non vi avevo ancora fatto vedere il mio nuovo acquisto. Dobbiamo imparare l'inno della Norvegia. Deve essere facilissimo, deve essere, eh? Te lo lascio a te da imparare, vai. Adesso lo cerco online e poi lo scarico per impararlo nel frattempo che arriviamo su a Capo Nord, così quando arriviamo su oltre alla bandiera italiana facciamo i vari inni. Tra 2,9 km svolta a destra. Wow, guarda, wow. Sembra veramente di essere tornati in Alaska qui, eh? Spettacolissimisimo! Ma io è bello che ho capito che oggi tra punti panoramici, strade sceniche e ghiacciai farò 85.000 discese prima di arrivare a stasera, ossia tra poco. Dai, che c'è anche un po' di soliccello. Adesso veramente cominciamo a fare le cose sul serio. Cominciamo a ragionare, come si dice. Cominciamo a ragionare. Eh? E più si sale, più si ragiona. Molto bello. Tra
Tra l'altro non ci sono neanche di zanzare, c'è qualche moscerino innocuo, ma non ci sono di zanzare, quindi questo ci farà stare sicuramente meglio di come siamo stati l'anno scorso, che non ci siamo potuti godere nemmeno i posti all'aperto per il problema zanzara, almeno per il momento. Incrociamo le dita, non parliamo troppo presto. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't. E visto che la giornata si sta evolvendo al meglio, perlomeno il clima sembra migliorato, abbiamo deciso di passare il resto della giornata, magari anche domani, in campeggio. Sì, perché è già passata una settimana dall'ultimo campeggio. Sapete la nostra abitudine per fare lavatrice, che tra l'altro qui nei paesi non se ne trovano, quindi usufruiamo di quelle dei campeggi, che ovviamente comunque sono a pagamento. Doccione, carico e scarico, ma soprattutto oggi un rendezvous. Mamma mia, 13 mesi dopo, dal Maine alla Norvegia, una reunion con una coppia di amici, ma una coppia di amici pazzeschi, veramente. Pazzeschi, veramente. Stiamo arrivando, Giancarlo e Michele, arriviamo, ci vediamo tra poco. E anche Pulce, occhio Pulce, C'è anche il perrito viajero. Occhio vero? Pulce, che ti becco io, ti becco. Andiamo che fra mezz'oretta ci troviamo con gli amici. Eccoci, eccoci. Sorpresa! Buongiorno! Buongiorno! Allora, Buongiorno! ma te lo ricordi dall'America? Ciao perrito viajero! Te lo ricordi in America? Eh? Siamo arrivati, qui c'è Giancarlo e Michele che ci stavano aspettando, sono andati più veloci di noi. Io no, vieni qua. Non hai tagliato a sufficienza di salame? Per il momento ne ho tagliato mezzo chilo. E la Giancarlo ne ha tagliato altro mezzo chilo. Di soppressata. Poi adesso vediamo se basta. Ho sputato un pezzetto di patatina, è partita così. Dai, siamo già belli che Operativi. stabiliti in campeggio. È in corso l'operazione di imbandire il tavolo pieno di leccornie tra italiane e norvegesi, di cui salame di... Alce. No, cioè adesso i vegetariani, i vegani ci odieranno. E poi qui ci sono i nostri amici che hanno già tirato fuori la bottiglia di prosecco. Amatoriale. Come amatoriale. Fatta in casa. Prosecco fatto in casa. Non c'è scritto neanche la gradazione alcolica. Mi sa Anche che è perché sono forte. di Treviso loro. Perfetto. Vieni, Tanto non Siria. dobbiamo guidare, quindi. Vieni seria, che te sei la sommelier del prosecco. Vabbè, aspettiamo Michele, scusami. Sì, Comunque non devi neanche guidare, quindi. Quindi cosa vuol dire? Mi posso ubriacare? Come al sì, mio come al solito? tuo solito. Come al mio solito, vero? Ok. Ok. Brindisi. 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 Sì, è bello ritrovarsi. All'incontro. È vero. Sono passati 13 mesi da quando ci siamo incontrati la prima volta in Maine.
Ah sì? 13 mesi, correva il maggio 2023. Veramente? Veramente, ragazzi. Cicci, ma il DG voglio dire, cioè ancora, gli sì. funziona? Ce l'hai la demenza, No. Vedo proprio. Siamo pronti per le danze. Prontissimi. Cin. Non fai in tempo a digerire che già ti metti a tirare fuori tutto. Eh sì, approfittiamo che siamo qua in modalità sciallo per fare una bella pulizia, dare una bella sistemata. Ne tiri fuori tutto? Tutto completamente, dalla A alla Z. Urca. Diciamo che quando c'è da tirare fuori qualcosa che è in fondo al gavone non è proprio così una passeggiata. Diciamo che non è che ti invoglia a fare le cose che uno vorrebbe fare. In questo caso tirare fuori la scaletta, quella pieghevole che è dentro l'ultimo gavone, dietro tutte le scatole, sotto il letto. Allora, vediamo un attimo qui poi Carta anche... igienica ne abbiamo? Carta igienica non è mai troppa. Soprattutto con quello che costa in Norvegia. Oh, come pesa, Paolo? Lì c'è ogni ben di Dio, c'è olio di oliva, biscotti del Mulino Bianco, taralli. Comunque io il mio l'ho già fatto, ho già messo su 2 lavatrici e adesso poi metto su 2 asciugatrici che a dire la verità in questo campeggio sono un po' care perché costano 50 NOK ognuna, quindi abbiamo fatto 2 lavatrici e 2 seccatrici per un totale di 200 NOK che vengono a essere circa 17 euro, non è proprio economico, mentre invece il totale del campeggio abbiamo speso l'equivalente di 550 incluso la lavanderia, un totale di circa 46 euro. Catene ci potrebbero anche servire. Chissà, non si sa mai. Cosa devi fare con la scaletta? Devo dare un'occhiata sul tetto. Roba dentro il gavone ne abbiamo. Questo è il gavone laterale dove c'è di tutto di più. Qualcuno deve pur lavorare in questa famiglia, no? Per digerire. Esatto. Ovvio. Tette! Ma Com'è la situation? la situation è che perlomeno la scagarzata dei gabbiani sul Max Fan l'ho pulita. Adesso sto pulendo i pannelli. Bravo, lo faccio sempre io. Sì, va bene. Poi gli puliamo il pannello anche a Michele, che ha bisogno di una bella pulita al pannello di Michele, Che stai a fare? E siccome qualcuno mi ha detto che L'uccellino. di controllare le saldature qua del Ducato fra la cabina e quella che potrebbe essere la zona cellula, C'hai paura delle infiltrazioni? ho controllato e nel dubbio ci ho spalmato una bella quintalata di silicone. Comunque prima o poi lo cambieremo, lo specchietto qua. O prima o poi, molto poi. Cercasi Patreon per cambiare lo specchietto. Buongiorno bagnato. Buongiorno fortunato. Speriamo. Buongiorno amici. Ciao Gino. Ah, Ginetta, come ti proponi di prima mattina? No, perché sono sempre io la solita Ginetta, ma che tu sei Gino non te lo Occhio. dicono mai. E signora, dove vuole andare stamattina? Appena usciti dal campeggino Tjugen, vabbè ve lo lascio scritto qua sotto. Tjugen è close enough, come direbbero gli in americani. località Loen, dove abbiamo passato gran parte della giornata di ieri con un sole bellissimo in compagnia di Giancarla e Michele e del loro perrito Pulce, che ci stanno seguendo con il loro van perché oggi direzione Strada della Neve e poi dite che non ce l'andiamo a cercare. E io, da ottimo norvegese quale sto diventando, Strada della Neve in maniche corte, mi sembra il minimo. 7 gradi all'esterno, tempo grigissimo con pioggia sparsa, 40 minuti di percorso per arrivare all'inizio di questa bellissima strada panoramica, una delle 5 strade panoramiche più belle di tutta la Norvegia. Tac. Tac. Approvato e garantito dai cingoni.
Il DG è carico, adesso non lo sentite perché per i diritti della musica di YouTube non possiamo tenere musica in sottofondo. Non vogliamo pagare la SIAE norvegese, diciamolo. Ma che sia in norvegese. Però il DG è esaltato perché qui in Norvegia si ascolta solo radio via DAB, famoso sistema di radio via satellite, anche perché qui in Norvegia se non avete una radio moderna fatta dopo il 2021, montata su una macchina dopo il 2021, non potete ascoltare radio perché lo switch off dalla radio normale l'hanno fatto nel 2017. Cos'è che hanno fatto? Lo switch off, come la televisione via satellite con digitale terrestre, no? È digitale. E quindi si ascolta solo quella radio, solo che in queste gole così nei fiordi magari non si sente neanche quella. Non ti distrarre che ci sono tornanti a manetta, siamo appena entrati nella famosa strada della neve, che per il momento neve non ce n'è, però si sale, e in questo primo tratto piena di tornanti e molto stretta, sembrerebbe che poi migliori passando sulla cresta della montagna. Siamo intanto arrivati a un'altitudine di 1000 metri sul livello del mare. Cosa che qui non è molto frequente. Cominciamo La strada della neve! Cominciamo a vedere effettivamente un po' più di neve. Wow! Discesa sul lago ghiacciato, aspetta che piove. Piove, c'è nerissimo, però siamo arrivati in un punto dove c'è il lago ghiacciato e addirittura gli impianti di risalita aperti, c'è la seggiovia con la gente che va su a sciare e viene giù da questa vallata, che figata! Sono abbastanza coperta perché siamo arrivati a 1000 metri, ma 1000 metri in mezzo alla neve e al lago ancora per 3/4 ghiacciato a metà giugno. E qui, come annunciato, abbiamo dietro di noi il van di Giancarla e Michele del Perrito Viajador, che è lui, famoso Pulce. Mentre qui abbiamo addirittura gente che sbuca dalla tendina lì dietro e che ha dormito sulla neve, come il DG Mezze Maniche. Il DG veramente fisico, pazzesco. Meno male che in questa strada, sebbene all'inizio sia stretta, ci sono parecchi punti come questo dove siamo fermi adesso che danno la possibilità di potersi fermare con tutta tranquillità e sicurezza a vedere questi panorami. Peccato che proprio adesso ovviamente sta iniziando a piovere. E quindi come siamo messi? Dove ti ho Per portato favore. io? Chi guidava? Vabbè, ma io ti ho portato con la programmazione, te con le braccia. Brava, è vero. Te quindi in questo momento sei la mente e io sono il braccio. Andiamo a chiedere anche
Ai ragazzi qua, ai giovanotti, se li piace il posto. Meraviglioso, grazie. Sembra... Questo è stato per te? Mi ha appena tirato una palla di neve il DG. Sì, sono come i troll, sono Sei maligno, perfido, perfido. Stai maligno. attento perché te la farò pagare. Questa me la pagherai cara. Ecco che inizia lo sterratello. Vabbè, però tranquillo, stretto. L'abbiamo appena iniziato, l'abbiamo. Stretto, però sterratello. Comunque questa strada, non so se ve l'avevo già detto, è aperta soltanto dalla prima settimana di giugno fino a metà agosto. Che è ancora il fiatone per la corsa dall'esterno, per le immagini epiche. Questa strada qua veramente, anche se non è 1700 km e non arriva sull'Oceano Artico, a livello paesaggistico io la straparagono alla Dempster Highway. E tutto ciò si è potuto fare perché ci sono io al volante, scusa. No, ma Poi che non si dica che io non guido mai, guardate dove No, sto sta guidando. sta strada Adesso qua- vi giro la GoPro perché c'è un altro pezzo di paesaggio indescrivibile a parole. Imperdibile assolutamente. Senza parole, siamo senza parole, senza Io non devo- parole. Io non devo neanche scendere Ma- perché guarda la vista del Cingon, fai vedere? Prego. Prego. La bussola dice 1030 metri. Ah, però, siamo a 1000 metri, eh? Strada per arrivare al Geiranger Fjord.